In questo video parliamo di CME WIDI Jack. Il WIDI Jack si differenzia dal WIDI Master perché, a differenza di quel dispositivo, ha due mini jack per la connessione di adattatori che sono chiaramente opzionali e bisogna scegliere quello di cui abbiamo bisogno. Li vediamo poi tra poco i cavetti che si possono collegare. Inoltre, come dispositivo, questo ha a disposizione anche una porta USB-C sul lato, in modo tale che possiamo alimentare esternamente il nostro dispositivo. Faccio vedere anche le porte jack, faccio vedere l'altro lato con il tastino. Questo è WIDI Jack e sotto abbiamo appunto la calamita e abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di MIDI se stiamo utilizzando una connessione di tipo A o di tipo B, perché questo dipende poi anche dal dispositivo a cui andiamo a connetterci. Quindi WIDI Jack, a differenza di WIDI Master, appunto, ci mette a disposizione comunque una quantità di connettori superiore, quindi possiamo scegliere, ad esempio, possiamo decidere di connetterci al classico MIDI DIN, che è questo, dall'altra parte avremo appunto il mini jack, quindi questo è uno dei connettori. Ricordo che i connettori sono sempre in coppia, quindi avete tutte e due le porte. Altro dispositivo è questo jack, che in questo caso è il mini jack, che è quello che si connette al WIDI jack, e questo è un jack 3.5, quindi quello delle cuffie per intenderci. Altra tipologia, abbiamo questo che sono i jack praticamente da tutte e due le parti uguale a quello, è un micro praticamente jack da 2,5 mm, che è quello uguale alla porta presente nel WIDI Jack. Abbiamo anche la connessione mini da una parte, sempre per il WIDI Jack, e jack 6 e 3. E per ultimo, come connettore disponibile, ce n'è questo che è particolare, che va dai due mini jack a un altro connettore, che è ad esempio quello che è presente su Yamaha Reface, e in questo caso abbiamo questo connettore, ok, che ha i due mini jack collegati. Tramite l'applicazione WIDI possiamo aggiornare i nostri dispositivi WIDI, quindi apriamo l'applicazione. L'applicazione riconoscerà i dispositivi WIDI che sono alimentati, possiamo selezionarne uno, ci chiederà di abbinarlo, in questo caso io l'ho già abbinato, quindi mi chiederà solo, come vedete, di fare un update del firmware qualora non fosse aggiornato l'ultima versione, dopodiché con tutti i dispositivi che vengono selezionati, comunque che vengono configurati nell'applicazione, possiamo creare i gruppi e quindi collegarli e creare cavi virtuali di cui parlavamo prima, quindi le connessioni dei due dispositivi WIDI, due o più dispositivi WIDI, che andranno a comunicare tra di loro e a creare appunto la connessione di cui abbiamo bisogno. Quindi WIDI Jack praticamente si può connettere a tutte le porte che non siano USB praticamente, perché per le USB c'è un altro dispositivo. Invece per quanto riguarda tutte le connessioni a connettori DIN classici, connettori jack che siano 2,5, 3,5, 6 e 3, si può connettere, e anche abbiamo visto con quel connettore particolare che è ad esempio quello che si connette agli Yamaha Reface, che appunto con quella porta lì praticamente ha sia MIDI in che MIDI out. Con Reface abbiamo i due connettori, i due adattatori, invece in questo caso possiamo connetterci direttamente al nostro WIDI jack con un singolo cavetto. Come dicevo anche nel precedente video di WIDI Master, WIDI Jack può connettersi e essere configurato con altri dispositivi WIDI anche diversi da WIDI Jack, quindi per esempio potremmo avere un WIDI Jack e un WIDI Master che comunicano. WIDI Jack probabilmente all'interno della famiglia dei WIDI è il dispositivo più versatile, perché comunque nessuno ci impedisce di avere un WIDI Jack, partire con una tipologia di adattatori e magari cambiando strumentazione rigirare
il nostro dispositivo e utilizzarlo con altre delle connessioni disponibili e compatibili con il device. Ci vediamo al prossimo dispositivo CME.